Buonasera a tutte e tutti al Digital Open Day del Master di secondo livello BARC, Biostatistica Avanzata per la Ricerca Clinica. Io sono Silvia De Gobbi di Unismart, Fondazione dell'Università degli Studi di Padova, e vorrei iniziare ringraziando tutte e tutti per la partecipazione all'Open Day del Master, che si tiene nell'ambito della Digital Open Week. Prima di dare la parola alla vice direttrice del Master BARC, la professoressa Paola Berchialla, fornisco delle veloci comunicazioni di carattere logistico per la buona riuscita dell'Open Day. Prego di tenere disattivato il microfono durante la presentazione della relatrice. Chiedo inoltre di appuntare vostre eventuali domande o richieste di approfondimento nella chat di Zoom, in modo tale che queste possano essere da me riprese nella fase finale dell'Open Day. Informo inoltre che questo Open Day è registrato e verrà poi messo a disposizione sul sito web dedicato al Master, a beneficio di chi volesse consultarlo. Diamo ora avvio all'Open Day, passo quindi la parola alla vice direttrice del Master BAC, la professoressa Paola Berchialla. Buon ascolto. Benvenuti a tutti e vi faccio una breve introduzione del master, dei suoi contenuti e anche delle procedure amministrative per poter iscriversi. E quest'ultimo argomento sarà anche poi materia di domande se ne avete e anche di richieste specifiche che poi potete fare alla segreteria. Allora, il nostro è un master di secondo livello in biostatistica avanzata per la ricerca clinica. È fornito dall'Università di Padova, quindi avete un titolo fornito da un ateneo che ha una forte esperienza nella formazione anche a distanza come master. E perché iscriversi a questo master? Fondamentalmente il master prevede una formazione che è utile a fornire delle competenze statistiche finalizzate al disegno e all'analisi degli studi clinici, studi di tipo osservazionale e studi di tipo randomizzato. Soltanto due parole, le persone coinvolte nell'organizzazione del master, nelle lezioni del master, fanno riferimento al Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche e Vascolari e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Padova. In realtà è il Dipartimento coordinatore di questo master, perché i docenti del master sono afferenti anche a altre strutture. Per esempio io insegno all'Università di Torino. Quindi c'è un ambiente di tipo multidisciplinare e anche inter-ateneo. Il master è poi promosso anche dall'Italian Biostatistics Group, l'IBIC, che è un gruppo di lavoro il cui focus è quello relativo a tutto ciò che concerne i disegni degli studi clinici, l'analisi degli studi clinici, ed è un gruppo di lavoro della Società Italiana di Medicina Farmaceutica. Quindi questo vuol dire che chi si iscrive al master può fare riferimento anche ad un network di gruppi di lavoro che si occupano delle, delle questioni di tipo metodologiche associate agli studi clinici. Quindi questo vi permette anche di entrare in contatto anche con delle competenze che non sono strettamente universitarie, ma vi permettono di avere anche un'idea di quello che viene richiesto sul mercato, per esempio dalle aziende, dalle CRO che sono interessate a queste figure professionali. Ovviamente il master è anche di interesse, per esempio, per i clinici, che sono già strutturati in un ambiente di lavoro, però vogliono farsi quelle competenze di analisi statistiche necessarie per le pubblicazioni, per organizzare i loro studi, raccogliere i dati sulle casistiche. E abbiamo avuto negli anni precedenti molte iscrizioni di questo tipo. Molti clinici che si sono iscritti proprio per avere la possibilità di sviluppare competenze di questo tipo.
Il master è anche pensato per figure di questo tipo, quindi per lavoratori, perché fondamentalmente è un master che viene erogato online, quindi non c'è bisogno di una presenza calendarizzata, nel senso che le lezioni sono video registrate e quindi sono disponibili fondamentalmente quando voi avete tempo per accedervi. Ovviamente c'è un periodo di tempo in cui le lezioni sono disponibili, la piattaforma alla quale accedere per vedere le lezioni video registrate è disponibile e questo periodo di tempo, lo vedete in questa slide, va da dicembre 2024 a inizio giugno 2025. Questo è il periodo durante il quale si svolgono le lezioni del master, che sono organizzati in settimane di lavoro. Ogni blocco di 2 o 3 settimane prevede le lezioni registrate di un singolo argomento, al termine del quale ci sarà un homework. Poi vedremo nelle slide successive quali sono gli argomenti che vengono proposti dal master. E ai fini di ottenere il titolo finale è importante visionare almeno il 70% delle lezioni videoregistrate e con i conseguenti homework previsti alla fine di ogni mini modulo. E le lezioni, dicevamo, online, quindi potete veramente seguire il master in funzione delle vostre esigenze lavorative e familiari. Quindi quando avete il tempo per seguire le lezioni, per fare gli homework, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Non dovete prendere permessi e così via per partecipare, per seguire il master. Qual è il programma che proponiamo? Allora, il programma è fondamentalmente composto da una serie di moduli che permettono di costruire delle competenze indipendenti gli uni dagli altri relativi all'analisi e al disegno degli studi clinici. Abbiamo un primo modulo relativo alla gestione dei dati mancanti e gli estimandi. Quindi anche qua parliamo di studi che possono essere osservazionali o sperimentali. L'argomento di questo modulo è appunto come gestire la situazione dei dati mancanti. E questo prevede ovviamente una parte di teoria, statistica e anche una parte pratica che fa riferimento al software R, diciamo il software d'elezione per il master, con cui operativamente imparare a gestire queste situazioni sui propri dati. Il secondo modulo è un modulo più legato invece al disegno degli studi e in particolare ai disegni bayesiani per i device clinici e anche per la sperimentazione farmacologica. Parliamo qua fondamentalmente degli studi di fase 2 e fase 2-3. I seamless. C'è una piccola introduzione su quella che è la statistica bayesiana per chi non è molto competente sull'argomento, per riprendere i concetti fondamentali e riuscire poi a seguire l'intero modulo. Anche qua nulla di particolarmente complicato, i disegni di fase 2 da un punto di vista bayesiano sono tecnicamente abbastanza semplici e quello che viene fatto è appunto di fornire quelle che sono le competenze bayesiane necessarie per affrontare questa tipologia di disegni clinici. C'è poi un modulo 3 che negli anni passati ha riscosso sempre molto successo relativo alle network meta-analisi, molto pratico anche, quindi ci sono molti esempi anche relativi a come fare le meta-analisi, raccogliere i dati e tutto il codice che è necessario per poter fare delle analisi di questo tipo di meta-analisi. Negli anni passati è un modulo che ha sempre riscosso successo, tant'è che ci sono state molte tesi che sono state chieste, molti project work che sono state chieste su questo modulo.
C'è poi un modulo 4, questo di nuovo più specifico sul disegno degli studi clinici e in particolare sugli studi clinici innovativi come i basket di Umbrella e i platform trials. Specialmente basket e Umbrella trials sono molto diffusi nell'ambito di particolari campi clinici, in particolare gli studi di tipo oncologico. La cosa interessante è che mettiamo insieme, diciamo, quelle che sono le specifiche statistiche che richiede la gestione di questi studi in un modulo che è abbastanza stand-alone. E quindi interessante perché fondamentalmente trovate in questo modulo tutto quello che è necessario per comprendere questi studi e per analizzare i relativi dati. Infine abbiamo un quinto modulo relativo a metodi statistici, metodi di analisi statistica per l'analisi degli outcome complessi. E anche qua siamo di nuovo un po' più sul versante degli studi di tipo osservazionale e real world. E anche questo è un metodo un modulo che fa riferimento ad un argomento che è abbastanza nuovo, recente e che in realtà sta prendendo piede come topic, quello degli outcome complessi. Potete trovare al link della slide, credo che vi verrà poi fornito anche direttamente, la scheda completa dei moduli con un piccolo riassunto di quello che è il contenuto che verrà fornito. Materiali didattici, ogni modulo è composto da materiale didattico che sono delle slide, eventualmente delle pubblicazioni che potete reperire gratuitamente online, articoli open access e gli script in R per riprodurre l'analisi. Riguardo agli script in R, per chi di voi non è molto non ha una confidenza con questo tipo di software, il master prevede una sorta di modulo zero di allineamento su quelle che sono le competenze necessarie e relative all'utilizzo del software 2R per poter seguire in maniera proficiente il master. Quindi senza che la componente software di analisi pratica dei dati diventi sia un problema per chi segue le lezioni. Qualche slide precedente ho parlato di tesi, questa è un po' la deriva accademica. In realtà al termine delle lezioni c'è una prova finale, che ovviamente è necessaria per potervi dare il titolo, e questa prova finale però è un project work. Il project work è sostanzialmente un lavoro di analisi dei dati, che faccio ovviamente riferimento agli argomenti trattati in uno dei moduli. Sostanzialmente è un qualcosa che potete concordare con i docenti di riferimento e per chi di voi per esempio ha già una posizione lavorativa e lavora con i dati, quello che caldamente suggeriamo è di sfruttare il master per analizzare dei propri dati. Quindi quello che potete fare è presentare a voi stessi un argomento di vostro interesse con dei dati, con delle casistiche che già avete. Per chi ovviamente non ha i dati, può concordare con il docente di riferimento del project work che si vuole fare, per esempio un project work sui disegni bayesiani o sulle network meta-analisi, e vi verranno forniti dei dati su cui lavorare.
Il project work prevede non la scrittura di una tesi, ma sostanzialmente la parte di analisi dei dati e poi una presentazione PowerPoint del lavoro. Quindi una classica presentazione con l'introduzione al problema, i metodi che sono stati utilizzati e i risultati ottenuti. Anche questa presentazione del project work avverrà online, quindi non dovete spostarvi per andare in sede all'Università di Padova a fare la presentazione e normalmente le scadenze attorno al periodo nel quale viene fatta questa prova finale è settembre-ottobre. In funzione di quelle che sono le scadenze formali amministrative che ci vengono richieste. Qua un po' di informazioni amministrative utili per chi di voi si vuole iscrivere. C'è una prescrizione con una scadenza 8 ottobre, 12:30 tramite la piattaforma Pica. Anche qua c'è un link che trovate sul sito a cui accedere per fare questa prescrizione e poi sulla base dei titoli ci sarà una graduatoria. Dopo la pubblicazione di questa graduatoria potete perfezionare l'iscrizione. Il tutto avverrà nel mese di ottobre, quindi attenzione alle scadenze. In particolare attenzione alla scadenza dell'8 ottobre. Qua un po' di contatti, mail e numeri di telefono a cui potete rivolgervi per avere delle informazioni, ogni tipo di delucidazione. Sul sito web, banalmente se scrivete su Google Master Biostatistica Avanzata Università di Padova, siete indirizzati, sono prime scelte, al sito web del Master, su cui potete trovare le informazioni che avete visto prima, anche con maggior dettaglio, e tutti i contatti sia del direttore che della segreteria organizzativa a cui potete chiedere, fare domande, anche insomma banalmente discutere per avere un parere, se insomma se si ritiene utile l'iscrizione al master in funzione di quella che è la vostra situazione lavorativa, delle vostre competenze pregresse. Questo è un master di biostatistica avanzata, quindi per chi fosse digiuno di statistica normalmente consigliamo un master sempre fornito dall'Università di Padova di primo livello in ricerca clinica e pubblicazione. E poi per chi è interessato può, una volta acquisite queste competenze, qualora manchino, iscriversi a questo master di secondo livello, giusto per evitare magari di iniziare un master e poi rendersi conto di non avere le competenze necessarie per portarlo a termine. Non so se è possibile fare anche degli switch, nel senso dal master al secondo livello al primo livello. So che negli anni passati c'era stata qualche domanda di questo tipo, ma eventualmente sono cose che potete chiedere in mail alla segreteria organizzativa. Altri contatti utili, qua abbiamo l'ufficio post lauream dell'Università di Padova, anche questi sono contatti a cui potete rivolgervi per avere delle informazioni, queste più che altro relative alla procedura tecnica della prescrizione, scadenze varie della prescrizione, ma banalmente se avete problemi a accedere alla piattaforma Pica, come funziona, che in passato c'è stata sempre qualche piccola difficoltà da parte di qualcuno nell'accedere a questa piattaforma. Quindi per qualunque problema tecnico relativo alla piattaforma ci sono questi contatti. Questa era l'ultima slide, credo di aver concluso e più o meno aver detto tutto. Se avete delle domande siamo disponibili a rispondere.
Professoressa, grazie mille per la presentazione. Prendo un attimo parola per porre una domanda che mi è stata scritta in chat privatamente e mi è stato chiesto se è previsto anche uno stage, un tirocinio. Allora, non sono previsti stage e tirocini, proprio perché il master è concepito come un master online in cui chi decide di iscriversi insomma, si può gestire la frequenza in funzione di quelle che sono le proprie esigenze lavorative. Quindi non c'è diciamo, un tirocinio e uno stage. Quello che ovviamente un pochettino il master garantisce è comunque diciamo, un network di docenti che sono inseriti all'interno, per esempio abbiamo citato prima l'IBIG, una società italiana di medicina farmaceutica, per cui per chi fosse interessato, ecco, ci sono anche dei contatti che si possono poi acquisire verso questi gruppi di lavoro. Grazie mille, professoressa. Un'altra domanda, poi lascio lo spazio eventualmente se qualcuno vuole accendere il microfono e porle direttamente. È stato chiesto se viene fatta una sorta di test per accedere al gruppo classe. Allora, non c'è diciamo, un esame iniziale, un test Esatto, iniziale, c'è solo una graduatoria per titoli. Quindi fondamentalmente quello che proviamo a fare è capire se chi si iscrive ha un minimo di competenza statistica, ma per venire incontro e non farli iscrivere a un qualcosa che poi non possono portare a termine. Quindi no test e semplicemente valutazione di titoli, se insomma si è seguito un corso di laurea in cui c'erano già dei corsi di statistica, per cui non si è a digiuno di questo argomento, se si sa già qualcosa di applicazione della statistica al campo clinico e così via. grazie mille, professoressa. Lascio spazio alle domande se qualcuno vuole porle direttamente. Altrimenti andiamo in chiusura. Mm, Colgo di nuovo l'occasione per ringraziare tutti della vostra partecipazione, la professoressa che è stata molto disponibile e ha tenuto questo Open Day. Nel caso in cui vi possa essere utile, ho riportato nella chat Zoom il link al sito del Master su piattaforma Well, dove potete trovare tutti i dettagli e scaricare la brochure, il link per procedere alla preiscrizione e anche l'indirizzo email Unismart al quale potete riferirvi per specifiche ulteriori. Vi ricordo anche l'Open Day dedicato alla presentazione di tutta l'offerta formativa UBEP, che si terrà giovedì 19 settembre alle ore 16, sempre via Zoom, e potrete iscrivervi sempre nel sito web dedicato al Master. Come anticipato all'inizio Open Day, la registrazione con le slide illustrate saranno messe a disposizione sul sito del Master nei prossimi giorni. Ringrazio ancora la professoressa e voi tutti per la partecipazione e vi auguro una buona serata. Grazie.